Salve a tutti, riprendiamo i video, quelli là sui pezzi, sull'armonizzazione dei pezzi. Questo è un pezzo che si chiama There Will Never Be Another You, di cui trovate la partitura in descrizione, e è un pezzo che consiglio molto. Consiglio di studiare, proprio all'inizio, il primo pezzo che consiglio di studiare e armonizzare è questo, perché contiene al suo interno quei 4-5 meccanismi fondamentali dell'armonia funzionale, i 2-5 temporanei, il turnaround, il modal interchange, le catene di dominanti, specialmente nella fine. Quindi consiglio vivamente di studiarlo. Per capire questi video, quelli che faccio sull'armonizzazione dei brani, è fondamentale che vi guardiate i video sull'armonia funzionale, sui 6 punti dell'armonia. Tra parentesi colgo l'occasione perché, siccome su YouTube è un po' confusa la situazione, anche perché li ho postati un po' qua, un po' là, insomma, cioè non è lineare la cosa, quindi sul mio sito, se andate sulla sezione Studia con me, si apre la piattaforma della Valerio Silvestro Academy, in cui ci sono i corsi, ma c'è un corso gratuito a cui possono accedere tutti quanti, che sono tutti i video di YouTube che io ho pubblicato in ordine. Quindi si parte da questo è do, questa è là la tastiera, scala, e poi c'è la sezione proprio armonia funzionale dove i video sono in ordine. Quindi vi consiglio fortemente, se vi sfugge qualcosa delle cose che dico, di andarvi a vedere un attimo quei video. Stiamo registrando tutto? Ci siamo. Allora, il pezzo comincia. Come abbiamo detto molte volte, la prima cosa da fare è melodia e basso, fissare in mente la parte cognitiva che ricorda gli accordi, sentire bene la melodia, poi canticchiare la melodia suonando le posizioni dalla terza e dalla settima per decidere bene i colori. Se nel caso vi viene qualche idea di sostituzione, provarla in questa fase prima di costruire l'armonizzazione. Qua ci sta bene questo fatto di andare al qua, non fare 2 battute di mi bemolle, ma fare. Allora la struttura è mi bemolle, re settimanito, sol settima, do minore, si bemolle minore, mi bemolle settima, la bemolle maggiore, la bemolle minore. Quindi primo, 2-5 del sesto, sesto, 2-5 del quarto, quarto minore, poi primo, sesto, mi bemolle, do minore, e poi fa settima, quinto del quinto, che spesso è un modo di aspettare per non concludere la struttura e ritornare da capo. Quindi fa settima, fa minore, si bemolle settima. Questa è la cosa. Ora noi che cosa facciamo? Iniziamo a ragionare il come si costruisce l'armonizzazione, l'abbiamo detto 1000 volte, cioè basso, melodia, terza e settima, o settima e terza a seconda delle posizioni. Così. Bello, lineare, iniziamo a sentire il sapore, dopodiché iniziamo a applicare con l'armonizzazione a 4-5 note, mettendo i colori, eccetera, anche delle altre possibilità. Quindi si parte da questo mi bemolle, 2 battute di mi bemolle, che onestamente, insomma, diciamo, sono tediose. Quindi che cosa facciamo? Le articoliamo, le ravviviamo. Primo grado, il suo grande antagonista, quarto grado, e si apre, no? Questo quarto grado che è il fatto solare. A questo punto potremmo ancora, per rendere più interessante questo quarto grado, dove vogliamo andare al quarto grado? Chi è il quarto grado? La bemolle. Come ci possiamo andare? O con il quinto di la bemolle, mi bemolle settima, o il famoso sub 5. Ma chi è il sub 5? L'accordo di settima dominante semitono, dove andiamo? Dove andiamo? La bemolle, la settima. Benissimo. Quindi e qua ci sta il 2-5 di do, re settimanito, sol settima, do minore. Ok? Come sempre abbiamo capito, ormai dovremmo aver capito qual è il gioco. Il gioco è cambio prima di tutto i modi con cui vado verso gli accordi, varie strade, il 2-5, il sub, il settimo bemolle, varie cose, no? Il diminuito.
A volte cambia anche il punto dove vado, quindi magari cambio e quindi cambiano tutti i percorsi che possono fare. Quindi il fatto è fondamentale. Ricordarsi sempre che la struttura armonica è fluida. La struttura armonica è quella che troviamo sulla carta, è un suggerimento, una possibile delle milioni possibili interpretazioni di quel flusso, di quella narrazione armonica, ok? Manteniamo sempre questa mente aperta, quindi mi bemolle che passa per la settima Sub5 per andare alla bemolle. Io qua addirittura farei anche il passaggino con la bemolle minore sesta, quarto grado, quarto minore, modal interchange, e poi andrei re diminuito sol settima. E il re diminuito sol settima l'abbiamo già visto, abbiamo visto in Stella by Starlight, un modo figo di colorare questo semidiminuito e metterci, invece di semplicemente il re diminuito, renderlo più piccante mettendo l'accordo non a più. Vedete che rimane uguale, no? Io ci metto il fa diesis, che succede che questo diventa una non a più, quindi brucicchia. La settima sarebbe fare la bemolle semidiminuito, re settima alterato, la bemolle settima per andare a sol, sempre sarebbe fare re bemolle sarebbe fare di do minore. Oggi piove, quindi qua è casino, le macchine fanno rumore. Un po' di pazienza, Questo è già complicato. Ok, ora questo do minore anche lui starebbe due battute, noi le due battute di do minore, diciamo, le aborriamo e quindi cerchiamo di creare varietà. Quindi che cosa facciamo? Immaginiamo do minore, si bemolle, qui c'è tutto questo vuoto e poi c'è un si bemolle minore. Quindi la prima cosa è immaginare un qualcosa che va a fa settima, che va a si bemolle minore, fa settima. Quindi fa settima, si bemolle minore, e ci sta. E poi pensare qualcosa che da do minore va a fa settima passando per qualcosa, sì, a fa settima, giusto? A fa settima, articolando questa cosa. Quindi, per esempio, per andare a fa settima potremmo pensare do minore, fa settima, sol settima, do settima, fa settima, si bemolle, per esempio. A me non piace questo ritorno a do, quindi che cosa faccio? Faccio do minore, sol settima, do. Devo andare a fa, quindi metto il sub fa, il fa diesis, poi fa settima alternato, e poi vado a si bemolle. Qua mi bemolle settima, lo articolo, mi bemolle ses, mi bemolle settima, non a bemolle triplo, la bemolle maggiore. E qua ci sta il fatto quarto maggiore, quarto minore, che significa quarto maggiore, modal interchange. Il modal interchange sono quei quattro famosi accordi che sono i quattro accordi di movimento, no? Quindi secondo, quarto, quinto e settimo della tonalità, però colorati in maniera più triste. Siamo in mi bemolle, fa minore, la bemolle maggiore, si bemolle settima, re bemolle settima, ok? Questi sono i quattro accordi che danno questo fatto modal interchange. Proviamoli tutti quanti. Fase di mito a questo punto. Vi ricordate questa cosa? I quattro accordi di movimento di una tonalità sono secondo, quarto, quinto e settimo. Il mi bemolle, fa minore, la bemolle maggiore, si bemolle settima e il re diminuito. Quando voglio fare il modal interchange, quindi dargli questo colore un po' più tragico, io cambio il colore di questi accordi. Fa minore diventa fa diminuito, la bemolle maggiore diventa la bemolle minore, si bemolle settima diventa si bemolle settima alterato e il re diminuito diventa re bemolle settima di dominante. Attenzione, qua c'è il fatto tricky perché si sposta anche la tonica. Ora, questi quattro accordi fanno tutti quanti il fatto triste, però hanno delle specifiche di colore diverse, quindi ora le proviamo tutti quanti. La melodia fa la bemolle, in quel punto ci dovrebbe essere questo modal interchange, quindi la bemolle, il primo che proviamo è fa diminuito, bello,
bello. Ci potremmo mettere anche il si bemolle. Si bemolle. Benissimo. Ok? Proviamo il quarto grado minore, quindi la bemolle minore sesta, ricordiamoci. Sentite qua, cos'è? Sacrale. E ricordiamoci che il quarto minore spesso e volentieri si suona con la sesta e o la settima maggiore. La settima bemolle quasi mai. Sto guardando tutto e sono meravigliato perché funziona tutto, sta registrando tutto. Incredibile, funziona. Allora, la bemolle. A me mi fa morire, diciamolo in parole povere. Si bemolle settima. Pure bello, un po' banale secondo me, cioè, un po' ovvio, no? Questo quinto grado, fa sempre questo effetto qua. Settimo bemolle di dominante. Quindi re bemolle settima. Ecco, lo sentite? Cioè indubbiamente è bello, non è che uno può dire, però sempre questo fatto compiacente che ho detto 1000 volte, io non lo adoro, però funziona, dipende pure dagli stili. Quindi decidiamo per il la bemolle minore sesta. E mi bemolle. Stando qua, la bemolle maggiore e la bemolle minore. Io spesso dal quarto minore vado al primo grado, però basso quinta. E da qua devo andare a do minore. E ci scappa. No? Un diminuito epico. C'è un po' questo fatto classiceggiante. Fa settima. A questo punto che cosa facciamo? Ti. La melodia è la bemolle terza notoria di fa minore. Come abbiamo visto anche Stella, questo fatto del 2-5 che ha la melodia alla terza ci aiuta a fare un trick. Trick quale sarebbe? La bemolle è sicuramente la terza minore di fa minore, ma è anche la nona di fa diesis minore e la 13ª di si settima, quindi canta benissimo. Ok? Rifacciamolo. La seconda parte è uguale, fa la stessa cosa, solamente quando arriva la bemolle minore, mi bemolle, qua cambia e fa un'altra cosa. Quindi fai il 2-5 del terzo, il terzo è sol, la minore re settima. Tutti accordi di settima, tutte dominanti temporanee, la bemolle settima, sab del terzo, sol minore. Sol settima, sab del sesto, che sarebbe do. Fa settima, si bemolle, mi bemolle. Quindi la bemolle minore, mi bemolle, 2-5 del terzo, la minore, sol settima, do settima. No, fa semplicemente e chiude sulla tonica. Ve lo rifaccio tutto quanto.
cioè poi parte il pedalone, il sassofonista impazzisce e fa l'improvvisazione. Ok? Questo è, ricordiamoci sempre che, come stiamo vedendo nell'andare avanti su questi pezzi, in realtà i meccanismi che noi usiamo, quelli sono, ok? In più c'è quella, diciamo, confidenza, quella facilità, diciamo, no? Di disporre le posizioni, di metterle in modo che suonino, che poi fondamentalmente Paparzi viene dall'armonizzazione a quattro voci, dal disporre terza e sesta, che sono un po' il baricentro dell'accordo, sempre in una certa zona, e poi aggiungere equilibratamente i colori, dividere le posizioni fra le due mani in modo da avere una certa libertà nel suonare la melodia, ma una pienezza armonica. Sono sempre queste cose qua. Io vi consiglio vivamente di studiarlo, questo pezzo, studiarlo come armonizzazione, studiarlo come improvvisazione, lavorarci, perché è veramente una miniera di roba. Spero, come sempre, di essere stato utile e vi auguro un gran divertimento e una buona giornata. Al prossimo video.